Ciao amici di Addicted2Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele ed oggi sto registrando questo video con il DJI Mavic Pro Platinum, un po' come se fosse una sorta di vlog. Oggi avrei dovuto registrare alcuni video aerei con Mavic, con mi drone, però il tempo non me l'ha permesso e quindi eccoci qui. Negli ultimi giorni nei commenti mi chiedete davvero molto spesso se è meglio il Mavic Pro oppure il nuovo Mavic Air. Io sto aspettando che l'Air mi arrivi da Gearbest, arriverà sicuramente nei prossimi giorni, ma nel frattempo voglio dirvi quello che ho capito seguendo le varie recensioni in giro per la rete. Il DJI Mavic Air è pensato più per divertimento, è una sorta di evoluzione del vecchio, oddio, è uscito in estate, DJI Spark, quindi è molto compatto, lo mettete quasi in tasca e lo utilizzate praticamente ovunque. Tra i suoi punti di forza abbiamo i sensori per gli ostacoli sia frontali che posteriori, molto utili se usiamo le gesture. La registrazione video è leggermente superiore, almeno sulla carta, in quanto la risoluzione è sempre 4K a 30 fps, però il nuovo Air registra a 100 megabit al secondo, il bitrate quindi è più alto rispetto ai 60 megabit al secondo del Mavic Pro e del Mavic Pro Platinum. Questo comporta una maggiore quantità di informazioni catturate dal sensore e da una maggiore qualità video. Quindi sono andato a vedermi alcune comparazioni video tra Air e Pro ed ho notato però che l'Air ha una saturazione di colori davvero eccessiva. Comunque tornerò su questo aspetto quando avrò in mano il mio nuovo Air. Per il resto il Mavic Pro è superiore sotto quasi ogni punto di vista, infatti ha un'autonomia di volo superiore, 22-23 minuti il Pro, 27-28 il Platinum, 16-17 l'Air circa. I motori sul Mavic Pro sono decisamente più potenti e riescono a reggere molto meglio il vento, come in questo caso. Inoltre un grosso punto a sfavore del Mavic Air è il segnale radio. Si tratta infatti di un semplice segnale Wi-Fi potenziato, o almeno così dice DJI. Dovrebbe arrivare all'incirca attorno ai 1000-1200 metri rispetto al segnale radio del Mavic Pro, che può spingerlo fino ai 6-7 km. Quindi, aspettando che mi arrivi finalmente l'Air, penso che il Pro sia il modello pensato per un pubblico con esigenze maggiori, più professionali, mentre l'Air è pensato per un pubblico che vuole un drone per divertirsi. Ora passo la palla a voi, fatemi sapere invece voi cosa ne pensate, quale preferite tra DJI Mavic Air e DJI Mavic Pro, oppure il DJI Mavic Pro Platinum, che io considero ancora il top della categoria Mavic, almeno finché non uscirà il Mavic 2. E ora faccio atterrare il Mavic perché ho decisamente paura che vada a sbattere da qualche parte. Tanti bei like, commentate e condividete il video ai vostri amici. Ciao ragazzi!